furia. Ancora un po' di pazienza. Sai, Anna, un giorno, tu forse non te lo ricordi, ma al momento di lasciarci mi hai offerto le labbra per un ultimo bacio, ma io non me ne sono accorto. L'ho capito subito dopo, ma tu eri già andata via. Non mi sembra così grave. No, no, ma vedi, quel bacio che tu volevi e che io ho dimenticato di darti è come un debito che ho verso di te. Per quanti baci ti abbia dato dopo, non potrò mai andare in pari con quel bacio che mi chiedevi e che non hai avuto. Beh, allora, cosa ti faccio ridere? Trovi che sono un po' matto, eh? Non rido mica, Nino. Anche se è vero che sei un po' matto. Mi hai detto una cosa talmente carina. Fantasma d'amore, uno splendido film romantico e struggente con il solito incredibile Marcello Mastroianni e la bellissima e sfortunata Romy Schneider. È un film che vi consiglio di recuperare, non è di facilissimo reperimento, è anche abbastanza misconosciuto. È un film che tratta del valore della memoria, del passato, il valore, l'ossessione per il passato, l'ossessione per qualcosa che si è perduto e che si può recuperare solamente in un modo, come dire, fantasmatico e naturalmente destinato a creare una serie di dolori, una serie di difficoltà di vita. Naturalmente il video che vi ho mostrato è bello, no? Romantico, nel senso quest'uomo in qualche modo che ritrova questa donna dopo così tanti anni. Nella realtà dei fatti qual è il problema? Il problema è rimanere imprigionati, intrappolati nelle sliding doors, cioè nelle possibilità, nell'idea che ci sia stata qualche possibilità che abbiamo perduto e che possiamo in qualche modo recuperare, che ci avrebbe portato in una realtà, in una dimensione alternativa a quella che stiamo vivendo, una dimensione più gratificante. In qualche modo questo video vorrebbe essere una sorta di call to action, cioè vorrei sapere veramente cosa ne pensate, perché chi di noi in qualche momento della vita non è stato, non ha rimpianto qualcosa che non ha fatto, non gli è rimasto così a mezza voce, a mezza gola una parola o un gesto bello, no? Per cui mosso da buone intenzioni. E l'impressione è che quando si casca in questo dubbio, quando si rimane bloccati nel passato, il dubbio che si perda di vista il fatto che in realtà noi non conosciamo mai gli esiti delle nostre azioni, non li conosciamo mai, anche se le cause che mettiamo sono buone, non necessariamente poi gli effetti lo possono essere, perché intervengono tutta una serie di variabili di vita, per cui magari si parte da una situazione molto positiva alla quale noi tenevamo tanto e che riusciamo a concretizzare, e poi però gli esiti possono essere assolutamente diversi. Allora il messaggio qual è? Il messaggio molto breve, molto semplice e molto sintetico è che non disperate mai nelle difficoltà, perché gli esiti delle difficoltà non sono necessariamente brutti, né, come dice il saggio, non si esalta neanche nel successo, perché in realtà noi non sappiamo mai quel successo dove ci porterà esattamente. E il messaggio di base è che se siete arrivati qua, se siete ancora in piedi, se avete ancora la possibilità di camminare, di andare avanti, qualsiasi cosa voi abbiate fatto, tutto sommato non è stata così sbagliata, non è stata così da rimpiangere o condannare. Naturalmente rimaniamo esseri umani con i dubbi che hanno gli esseri umani nella loro piccolezza, nella loro stessa natura, forse non è neanche piccolezza, ma è una questione di natura, per cui, beh, certo, i baci che non abbiamo dato e che non possiamo più in qualche modo ridare, le carezze, ma anche in qualche modo le arrabbiature, le parole che non abbiamo detto. I francesi parlano di esprit d'escalier, cioè quella parola giusta che ti viene in mente subito dopo il momento giusto per dirla, no? Per cui poi sfugge sempre il momento particolare, i momenti particolari sfuggono, si capisce l'importanza di essi solo 3 minuti dopo e per cui ci viene il nervoso. Però siamo ancora in piedi e per cui siamo sempre nella possibilità di poter andare avanti, se non rimediare, andare avanti e fare qualcosa di nuovo, non fermarci, non diventare statue di sale.
e se vogliamo un amore di non desiderarne un fantasma, di non perderci in un fantasma di amore, di non diventare noi stessi un fantasma del passato, ma rimanere una persona concreta, reale, insieme a persone concrete e reali. Io vi saluto e al prossimo video.